tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto, la clutch con chiusura in legno, veramente semplicissima da realizzare. Ho cercato di spiegarvi tutto passo passo. Trovate il kit materiali completo di questo progetto sul sito gomitoli.com, trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto del 30% che ha una validità limitata. Tutte le info le trovate sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Per questo progetto ho mixato insieme il cordino Inda e il cordino Inda Fur. Questo è l'avanzo del filato che trovate nel kit e con l'avanzo, come potete vedere, potete tranquillamente realizzarci un'altra borsetta. Nonostante sembra piccolina, è una borsetta veramente molto capiente perché ha una bella profondità. Comunque tutto spiegato passo passo durante il tutorial. Ora non mi perdo in chiacchiere, mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi appunto i futuri tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Nel kit troveremo una rocca di cordino Inda, una rocca di cordino Inda Fur, una chiusura in legno da 20 cm con manico. Avremo bisogno di un uncinetto numero 4,5 e di un uncinetto numero 4, marcapunti, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Bene, partiremo dal fondo. Per fare ciò abbiamo bisogno di avere la chiusura aperta davanti a noi, quindi prendiamo il filato, nel mio caso sono 2 filati insieme, faccio il cappetto iniziale ed avvio delle catenelle che corrispondono esattamente alla misura in centimetri che mi parte da dove ho i fori delle viti su una parte fino a dove ho i fori per le viti sull'altra parte. Quindi troverete qui in alto sia le catenelle che la misura in centimetri. Bene, ho fatto 15 catenelle che mi corrispondono esattamente a 13 cm. A questo punto non dovrò fare altro che andare a lavorare righe di andata e ritorno a maglia bassa, partendo ovviamente dalla seconda catenella dall'uncinetto. Mi vado a lavorare una maglia bassa per ogni catenella sottostante e poi nelle righe successive lavorerò una maglia bassa in ogni punto sottostante e questo lo faremo fino a ricoprire tutta la chiusura. Terminata la riga, voltiamo il lavoro, non faccio la catenella per girare, continuo direttamente lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Lo ripetiamo per il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Bene, lavorato tutto il fondo, non ho cambiato uncinetto, ho solo preso quello ergonomico ma è sempre 4,5, ho ottenuto un fondo da 18 cm per 13. Come potete vedere ricopre abbastanza la chiusura, quindi ora la possiamo mettere da parte perché dobbiamo proseguire con il corpo borsa. In totale ho lavorato 19 righe.
A questo punto dobbiamo andare a rifinire tutto il bordo. Io capisco che in questo momento per voi è difficoltoso vedere dove vado a puntare l'uncinetto, ma calcolate che avendo il lavoro davanti dovete andare a lavorare una maglia bassa per ogni riga che vi ritrovate, quindi se avete 19 righe dovrete lavorare 19 punti. Quindi partiamo con il fare una catenella per girare, puntiamo l'uncinetto alla base di questo punto basso di questa riga e andiamo a lavorare una maglia bassa. Lavoreremo una maglia bassa, come vi ho già detto, per ogni riga. Fate conto che avete il lavoro davanti e per voi sarà più semplice vedere dove andare a puntare l'uncinetto, ma vi ripeto, dovete lavorare una maglia bassa per ogni riga sottostante fino ad arrivare al primo angolo che incontriamo. Sono arrivata nell'angolo, ho fatto l'ultima maglia bassa, a questo punto faccio una catenella, lavoro una maglia bassa nello stesso punto e poi proseguo sempre lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Qui abbiamo le catenelle di base, quindi in ogni catenella noi andiamo a lavorare una maglia bassa. Arrivati nell'angolo ripetiamo lo stesso procedimento, una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto, una maglia bassa per ogni riga e qui poi ci ritroviamo per vedere come continuare. Quindi ora procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Terminato il giro devo lavorare l'ultimo punto in questo modo, faccio una catenella e andiamo a chiudere con maglia bassissima nel primo punto, quindi inseriamo l'uncinetto prendendo tutta la catenella e lavoriamo una maglia bassissima, facciamo una catenella e adesso andremo a lavorare una maglia bassa in costa retro in ogni punto, facendo un aumento in ogni angolo. Ora per voi, come vi ho già detto prima, sarà difficoltoso vedere dove vado a puntare l'uncinetto, ma avendo voi il lavoro davanti, quindi mentre lo state lavorando riuscite a capire benissimo dove andare a puntare l'uncinetto. Quindi punto l'uncinetto nel primo punto sottostante, prendo solo la metà catenella al retro, in questo modo, vedete? Prendo il filo e lavoro una maglia bassa. Farò questo fino ad arrivare al primo punto d'angolo, quindi dove abbiamo la catenella. Arrivati nel punto d'angolo andiamo a lavorare 2 maglie basse nello stesso punto, quindi una e due,
Poi procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare al prossimo angolo, dove ripeteremo lo stesso procedimento. Quindi lavoreremo 2 maglie basse nello stesso punto, poi una maglia bassa in ogni punto sottostante, 2 maglie basse nello stesso punto, cioè nella stessa catenella, una maglia bassa in ogni punto sottostante, l'ultimo aumento e poi si va a chiudere il giro. Ok, qui abbiamo l'ultimo punto da lavorare, vado a lavorarci l'aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, chiudo sempre con maglia bassissima, tanto comunque non si vede nulla, ovviamente nel primo punto, faccio una catenella e procedo lavorando a maglia bassa per tutto il resto del corpo borsa. Quindi se preferite potete anche non chiudere il giro e lavorare a spirale mettendo il marcapunti nel primo punto. Io preferisco fare in questo modo, quindi ora procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, non farò altri aumenti e questo procedimento lo ripeterò per il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, quindi raggiungiamo le nostre misure, l'altezza, poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho lavorato 15 giri raggiungendo un'altezza di 14 cm, se non erro, sì, 14 cm, e grazie anche al vostro aiuto ho deciso di tenere il dritto del lavoro all'esterno perché come potete vedere si nota sia l'Inda Fur rosa antico che il cordino Inda Bordeaux, mentre se tenessi il rovescio del lavoro all'esterno si noterebbe solo il rosa dell'Inda Fur e avendo comunque il manico di 2 colori mi sembra più adatto questo lavoro. Quindi la parte più pelosetta resterà all'interno purtroppo, però in questo caso è giusto così. Vi ringrazio anche per il vostro aiuto che mi avete dato su Instagram. Se non mi seguite, seguitemi perché ogni tanto ho bisogno del vostro aiuto e comunque in ogni caso troverete anche gli spoiler dei prossimi progetti. Comunque, tralasciando le chiacchiere, ho già chiuso il giro con maglia bassissima. A questo punto io continuerò a lavorare solo con il cordino Inda e cambierò l'uncinetto, quindi passerò dal 4,5 al numero 4. Posso quindi tagliare questo cordoncino qui, poi lo andrò a nascondere successivamente e farò questo procedimento per andare a restringere un po' il bordo e facilitare poi l'inserimento all'interno della fessura della chiusura. Quindi mi prendo il cordoncino, cambio uncinetto, prendo il numero 4 come vi avevo detto e vado a lavorare una maglia bassa in costa retro in ogni punto, quindi punto l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro, anche se prendete solo il cordino va benissimo lo stesso, e lavoriamo una maglia bassa. Punto successivo prendiamo solo la metà catenella esterna e lavoriamo una maglia bassa e faremo questo procedimento per ogni punto sottostante fino al termine del giro.
Terminato il giro lo chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto, quindi inseriamo l'uncinetto nel primo punto e chiudiamo con maglia bassissima. Facciamo una catenella e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto che abbiamo sottostante, quindi ripetiamo un altro giro di maglia bassa, questa volta normale, mettiamo l'uncinetto nel punto sottostante, lavoriamo una maglia bassa nel punto successivo ed una maglia bassa in ogni punto sottostante per tutto il giro. Ultimato anche questo giro lo chiudiamo sempre con maglia bassissima nel primo punto, facciamo una catenella e andiamo a lavorare un ultimo giro a punto bassissimo in costa retro. Quindi abbiamo già fatto una catenella, saltiamo questo punto, andiamo nel successivo, puntiamo l'uncinetto prendendo solo metà catenella retro e lavoriamo una maglia bassissima. Faremo questo per ogni punto sottostante. Bene, terminato anche quest'ultimo giro, tagliamo il filo e andiamo a bloccare tutti i fili tra le maglie. Bene, a questo punto non ci resta che andare ad applicare la chiusura, quindi andiamo a dare forma al bordo, ovviamente seguendo la forma del fondo. Dopodiché prendiamo la chiusura, la posizioniamo al di sopra, cercando di centrarla bene, vedendo sempre il fondo. Poi andiamo a spingere all'interno della chiusura il bordo della borsa. In questo modo facciamo entrare proprio all'interno. Ci assicuriamo che la chiusura sia centrata perfettamente e a questo punto entrano in gioco i marcapunti. Uno lo inseriamo qui, esattamente in corrispondenza della piegatura della chiusura, e l'altro sul lato opposto, sempre in corrispondenza della piegatura. A questo punto, utilizzando la punta di una forbice o un giravite a spacco, andiamo ad inserire il bordo della borsa all'interno della fessura della chiusura e dobbiamo cercare di non far spostare questi punti. Quindi in maniera veramente molto semplice andiamo ad inserire il bordo della borsa, facciamo entrare tutti i punti all'interno di questa fessura. Una volta mandato tutto il bordo all'interno dobbiamo andare ad applicare solamente le viti. Io già le ho applicate quasi tutte, ne manca una. La applico insieme a voi, si va ad inserire nella fessura e si va ad avvitare in modo veramente super semplice. Ecco qua, ora possiamo togliere i marcapunti perché non ci servono più.
e possiamo chiudere la nostra borsetta. Questo sarà il risultato. Ora non ci resta che applicare il manico, possiamo applicarlo sia sulla catenella. Io vorrei rimuoverla ed applicare solamente il manico, quindi toglierò questi segmenti di catena e applicherò solo il manico. Quindi il manico ha già i suoi moschettoni, lo andiamo ad inserire all'interno di questo anello. Ed ecco qui la nostra borsetta pronta. Bene, siamo giunti al termine anche di questo tutorial, spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere come sempre con un commento qui sotto, con un bel pollice in su. Ovviamente è completamente personalizzabile nei colori. Trovate il kit materiali completo sul sito gomitoli.com, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto del 30% che ha ovviamente una validità limitata. Trovate le info sia qui sul video che nel box informazioni. Non l'ho foderata, ma può essere tranquillamente foderata. Vi lascio il link del mio tutorial semplicissimo per la fodera, tutorial proprio per principianti, quindi trovate tutte le informazioni nel box informazioni qui in basso. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!